Esposimetri digitali Minolta, Autometer 3, Autometer Flash Meter 4, Flash Meter 5. L'Autometer 3 è il più semplice. L'accensione avviene da qua, adesso lo vedete già acceso perché ho cambiato la batteria, ecco, nota dolente, che sono queste qua da 6 volt, meno facili da trovare rispetto alle stilo che usano gli altri, anche se mi sembra che il modello uscito appena dopo aveva, o prima o dopo, aveva la batteria da 1,5 volt, la stilo. Comunque, dopo l'accensione, a piacere, ma io consiglio sì, prima, visto che si accende così, settate gli ASA, per esempio 400. Poi, invece che usare gli EV, che non sono così pratici, ci mettiamo ci mettiamo su Time, scusate, ASA Time, un sessantesimo, oppure, questo anche a fondo scala, il cinquantesimo. Vedete, arriverebbe a 30 minuti e poi c'è il cinquantesimo per il video. E poi invece di leggere in EV schiacciamo i diaframmi, F number. Basta. Lo posizioni e fai una lettura. In questo caso spero che si veda, è un 2 preciso. In più avete anche la memoria, 3 memorie, una, 2 e la terza è l'ultima lettura che fate. E le potete leggere, magari farò un ingrandimento sul display. Questo è il tasto per cancellare la memoria, questo per richiamare ogni singola lettura. 3 memorie. Questo ti manterrebbe la misura bloccata, ma serve a niente perché tanto basta che no, se schiacci questo forse perdi l'ultima, ma per cancellare le memorie devi schiacciare con questo pulsante, Memory Clear. Non c'ha altro, è tutto qua. Questa è la magnifica serie di accessori compatibili con tutti i modelli Minolta. Io ho questi 3, ce n'era probabilmente qualcuno prima, poi si è fermato col 5, la Minolta non li ha più prodotti. Allora, questa qua è l'opalina rotonda, tridimensionale, che vi danno in dotazione. Questa invece è l'opalina piatta, da comprare come accessorio, ma mi ricordo non costava molto. Questa non è proprio l'ideale con questi esposimetri, comunque è un'opalina, una piattina, vedete, col foro per fare una lettura indicativa riflessa. Continuando con la serie, diciamo, delle cellule, posso mostrarvi questa che è l'opalina tridimensionale piccola, con il connettore lo inserivi nella testina dell'esposimetro. Per fare letture accurate in situazioni dove c'era il rischio di spostare magari dei cibi o degli oggetti, dei gioielli. E questa quella lì però costava più di 100.000 lire. Questo qui che io amavo molto è un aggiuntivo ottico, perché ha un mirino. Ah, guarda, scopro adesso. Alla fine il forellino è leggermente più piccolo rispetto a quella di prima per la lettura riflessa, perché anche lui ti fa la lettura riflessa, ma a 10 gradi, se ricordo bene. Vedete, qua c'è la cellula silicio, che è l'elemento sensibile. Questa qua, insomma, dopo la metti e la protegge un po', questa qua un po' di più, devi far combaciare, qua è andato un po' a remengo l'indice, fai combaciare e poi però la usi in questo modo. Qui inquadri
e c'è un circolino e poi fai la lettura. Passiamo al modello quarto, che è anche lettura flash, infatti si chiama flash meter. Ve lo metto in comparazione al 3, è cresciuto un po' di dimensioni, si è però abbassato, peso è anche il peso è di più. Allora, la novità grossa è che hanno mollato completamente le batterie da 6 volt per passare a... Ah no, c'era la doppia possibilità, devo anche mettere la batteria. O mettevi la batteria da 6 volt, oppure la stilo da 1,5 volt, o anche entrambi. Quindi aspettate che devo mettere la batteria. Come vedete è comparso anche una filettatura che prima non c'era da cavalletto, ma che lascia... No, può essere utile per quando si usa il flash, quello è vero. E devo dire che si è molto complicato, si sono aggiunte funzioni in più. Eccomi, mettiamo la batteria, la più economica stilo, sportellino, e all'inserimento della batteria automaticamente si accende, perché altrimenti da qualche parte ci sarà il bottone, devo ricordarmi. Vabbè, vediamo da qua che siamo sulla dimensione dove si vede tutto l'esposimetro, i tasti vari. Quello di lettura è qua sul fianco, nero. Prima però va settato perché all'inserimento della batteria mi sembra che parte dai 100 ISO, ASA si chiamavano ancora. Eccolo qua. Qua abbiamo la scelta del tempo, GV non mi ricordo, ISO, F-number. Andiamo su ISO e con la rotellina, questa, qua, ma mi sa che dovrò fare l'ingrandimento dopo, in questa parte del display si vede quello che state impostando. Io metto i miei amati 400 ISO che va sempre bene in interni. Poi memorie è semplice, ce l'ha qua bello visibile, grosso. Memoria di lettura una. Dunque eravamo con questo avvicinamento del display a come variare gli ISO. Allora l'avete messo su ISO con questo slider, chiamiamolo, e con la rotella lo portiamo su. Vediamo a quei tempi fino a cosa ci permetteva. 6400 ISO e probabilmente un inezze in giù. Se tieni premuto, no. Rotella, va più. Sì, devi stare per un po'. Fondo scala dall'altra parte, 12, 6. 8 ISO. Chissà cosa c'è 8 ISO. Le pellicole a minore sensibilità erano quelle per la grafica, ma mi sembra un po' di più. Vabbè, andiamo un bel 800 ISO, così misuriamo decentemente. Gli ISO l'abbiamo messi. Il time. Io voglio... ce l'avrà il 50esimo, in fondo scala. Tempi lunghi? No. Mi accontenterò del 60esimo. Vabbè, volete sapere quali sono i più brevi? No, sì, questi qua sono frazioni. Un 60esimo. Ah, ecco, dopo l'8 millesimo ci sono i tempicine, ma forse parla di fotogrammi. 8, 12, 16, 18, 24. Sì, fotogrammi cine. Proviamo a lasciare cine 24. Non ha il 25esimo per la TV, avrai 100 fotogrammi. No. 24, dai. Sì, mi torna. Era 2, un 50esimo 2, 400 ASA con quello di prima, qua siamo 2, 8 e 6.
perché c'è i decimali, sia chiaro, decimali, quindi qua quando è 6 siamo già tra 2,8 e 4, che qua si vede male, ma dov'era la lucina? La lucina ti illumina, però cambia. Ah, fa un recall perché c'è la memoria. Ai ai ai. Se cancello è meglio. Ah no, la lucina premi una volta e rimane acceso, un piccolo LED verde che comunque se sei proprio al buio qualcosa serve. Tempi li abbiamo messi, il ISO anche. Passiamo al 5 che invece è molto riuscito secondo me come un modello. Primo si è ingrandito, ha raddoppiato quasi il display e i numeri sono belli grandi. E quando si avanza con l'età è buono. In questa maniera lui è impostato, dopo vi faccio vedere come, solo come lettore di lux, pura luce, 180 lux. È per un illuminotecnico, per cui si rivolge anche se volete pensare al mercato degli ingegneri illuminotecnici. Però altrimenti, vediamo un po', spegniamolo per sicurezza. Andiamo qua e qua gioie e dolori, ci sono queste cose. Allora, qua c'è un settaggio fondamentale da fare. Possiamo scegliere modalità fotografia o cine. In foto sono tutti i tempi fotografici, da bassissimi, si parla di minuti a mi sembra l'8 millesimo o forse più. Cine ci sono le cadenze dei fotogrammi, quindi tipo 6, 18, 24, 25 forse, fino a 100. Ma anche se io lavoro in video devo dirvi che forse preferisco tenere foto, poi vi spiegherò anche perché. Questo qua effettivamente è o F-Number o Lux, ma Lux è tra parentesi, chiede la modalità Cine, se ricordo bene. Lasciate F-Number, Lux ve l'ho fatto vedere prima, mi pare. Time. Time si può mettere su frazioni di passaggi di mezzo diaframma, non raddoppi, oppure uno, raddoppi di tempi, quindi quelli più comodi secondo me. Ho messo un quindicesimo, poi vado a un trentesimo, un sessantesimo, raddoppi di diaframma. Infatti io metterei uno, ho visto anche con l'unghia. L'ultimo è sound on off, ma mi sa che va solo con il flash, ma è buono metterlo in on col flash. Io lo lascio in on, non dovrebbe succedere niente. Nel caso del flash c'è un beep quando azioni l'esposimetro che fa partire contemporaneamente la macchina tramite il sync. Allora, qua non so da quale settaggio arrivo, voglio cambiare i tempi, non sono qua, è qua dai, mettiamo come tempo un sessantesimo, che va bene anche per il video, un cinquantesimo, ma cambia poco. Gli ISO invece sono ben evidenti qua, premi e cambi, stiamo larghi oggi, e mettiamoci un bel 1600 ISO, intanto è cambiato time, forse mi è scappato il dito. Ecco, un sessantesimo 1600 ISO. Si preme il bottone di lettura che è il più grosso, ci arrivi comodo con l'indice, beh dipende come la tieni l'esposimetro, se no il pollice, e ci dà un 4 perfetto, pulito, pieno, nient'altro. Qua c'è il pulsante di accensione e spegnimento, e qua invece sotto, aprendo lo sportello, ma non è così frequente, hai le memorie. Allora mettiamo questa memoria, la memoria 1, lettura 4, oscuriamo un po' e facciamo un 2, ne chiamiamo un'altra memoria 2, vediamo un po' quante ne ha ancora, lo facciamo bassa bassa, 1, memoria 3, a me bastano già 3, no, è proprio 0, è uguale, no? Mi scoccia.
questa forse non c'è. 4, la madosca. Vediamo, vabbè, dai, 4, basta e avanza. 3, 4, 5, 6, stia vacca, 8 memorie. Gli accessori sono compatibili, la cellula mi sembra che è sempre la stessa, quindi posso mettere il mio mirino 10 gradi, facendo bene attenzione che le ghiere siano giuste, oppure la piattina, insomma la compatibilità l'hanno mantenuta per tutti i modelli. L'unico mio dubbio è ecco qua, l'ho appena detto, compatibilità un cacchio, no dai, non è, bastardi, compatibilità sì, ma non con i segnini. Questo qua è quello che aveva lui, sì dai è uguale, era qua, bisognerebbe fare una tacca, ce l'avrebbe, sono io che non la vedo, ce l'ha una mini tacca, andrebbe fatta con lo smalto in bianco, la vedete? Perché l'altro modello cacchio ce l'aveva bella visibile. Quante ne ho fatte con l'Autometer 3? E questo qua è lo sfizio che mi sono tolto per essere al passo coi tempi, ma più che altro per avere la collezione Minolta.